Consolidare il legno o sostituirlo? Ciao, sono Giovanni Consolo e aiuto gli hobbisti e gli aspiranti professionisti a un approccio corretto al restauro del mobile antico. Nel video di oggi rispondo a Carlo, un seguace del mio canale YouTube. Carlo mi scrive: ciao Giovanni, grazie ai tuoi video su YouTube mi sto approcciando al recupero del cassettone dei miei nonni paterni, ma mi sorge un dubbio e non so come andare avanti. Continua a scrivervi: i piedi che sorreggono la cassettiera nella parte finale, quella che poggia sul pavimento, si sono molto usurati, svuotati, si sono formate delle gallerie. In uno addirittura manca un bel pezzo di legno. Che devo fare? Procedo con una stuccatura o sostituisco porzione di legno? La mia risposta è: fermati, guarda questo video, dove capirai dove nasce il tuo problema, come risolverlo e che tipo di prodotti ti consiglio di utilizzare. Nei mobili antichi un parassita chiamato tarlo si diverte a rosicchiare e a corrodere il legno, provocando un progressivo indebolimento di porzioni di fondi, laterali, cornici, fascioni, capitelli, eccetera. Normalmente i legni più interessati dall'attacco del tarlo sono l'abete e il pioppo, ma più in generale tutti i legni teneri. Le zone più esposte quasi sempre sono quelle maggiormente attaccate dall'umidità, come piedi, rifasci inferiori e tutte le parti strutturali che hanno contatto col pavimento, come in questo caso, o con le pareti. Quando il legno è in condizioni di eccessiva fragilità, non si deve commettere l'errore, oggi molto comune, di procedere alla stuccatura, senza prima effettuare un trattamento di consolidamento. Questo perché con la stuccatura non solo non si pone rimedio alla patologia della materia, ma si contribuisce anche a debilitarla ancora di più, giacché lo stucco, essendo più rigido rispetto alla zona indebolita, tende a tirare il legno, provocando rotture e sollevamenti. Ma cosa significa consolidamento? Si tratta di un intervento che tende a conferire una normale coesione a un materiale che a seguito di processi di degrado ha subito una compromissione della microstruttura. Tale azione prevede l'impregnazione delle porosità anomale della struttura con un consolidante allo stato liquido, che per reazione o evaporazione del solvente ristabilisca la coesione. Concretamente, il trattamento di consolidamento si rende necessario quando la materia di un mobile è indebolita al punto da mettere in pericolo il suo equilibrio strutturale. Per esempio, sarà corretto consolidare una gamba tarlata al fine di dare continuità alla sua funzione di sostegno. Questo trattamento deve essere inoltre effettuato quando c'è pericolo di perdita di materia. Che prodotto bisogna usare per effettuare un consolidamento? Esistono diversi metodi e sostanze per consolidare il legno fragile di un mobile. In passato le sostanze usate erano di origine naturale, come la colla animale, la cera d'api o le resine naturali. Oggi, senza escludere tali materiali, disponiamo di una gamma molto ampia di consolidanti sintetici e quello che utilizzo io nei miei restauri è il Paraloid B72. Questo consolidante si presenta sotto forma di perline trasparenti, è stato ampiamente studiato a livello scientifico come consolidante per legno e di molti altri elementi che costituiscono il mobile. Il trattamento col Paraloid B72 riduce la microporosità rendendo l'oggetto più compatto, meno friabile, riducendo l'assorbimento di acqua sia in superficie sia in profondità. Non altera i colori naturali, essendo la resina trasparente e resistente nel tempo. Tra i suoi vantaggi ti segnalo il fatto che non attrae la polvere, non produce deformazioni plastiche ed è molto stabile. Ma come si prepara il Polaroid B72? Questa resina acrilica va sciolta in idoneo solvente, per esempio diluente nitro o acetone, nella percentuale che va dal 5% al 10%, in funzione delle esigenze applicative. Come si applica?
Il Paraloid B72 può essere applicato allo stato liquido per spennellatura, iniezione con siringa in vetro, goccia a goccia o immersione. Perché utilizzare una siringa di vetro? Questo strumento, grazie alla sua eccellente resistenza chimica, può essere utilizzato per aspirare qualsiasi solvente o prodotto chimico in genere, che altrimenti danneggerebbe lo stantuffo delle normali siringhe in plastica. Questo rende la siringa in vetro uno strumento ideale per iniettare un prodotto antidarlo nei fori prodotti dai darli, nelle strutture lignee infestate oppure per dosare la giusta quantità di consolidante chimico. Tornando al consolidante, concludo col dire che una volta penetrato all'interno del legno, il Paraloid si solidificherà conferendogli una certa consistenza. La solidificazione del Paraloid B72 si produce per evaporazione del solvente utilizzato per preparare il consolidante, ad esempio diluente nitro o, come in questo caso, acetone. L'efficacia del trattamento con il Paraloid B72 è maggiore quando avviene per iniezione, goccia a goccia o immersione, in quanto in questi casi la penetrazione della sostanza nel legno è più intensa, mentre quando si applica per impregnazione il consolidante tende a rimanere in superficie. Come certamente avrai capito, i consolidanti sintetici sono molto efficaci, ma non altrettanto reversibili, motivo per cui ti voglio parlare del consolidante classico, con colla da falegname. Se anche tu ti ritrovi a dover consolidare un mobile antico, segui il mio metodo di creazione e applicazione del prodotto che si sviluppa in 7 step. Step numero 1. Scalda la colla da falegname, ma senza portarla a ebollizione, per non danneggiarne le proteine collagene. Step numero 2. Pulisci le parti rosee del legno del tuo manufatto, liberandole da eventuali residui di sporco e polvere. Con un bidone aspira tutto. Step numero 3. A questo punto la colla è pronta all'uso, ma per effettuare il consolidamento devi fare un passaggio in più. Versa della colla in un contenitore, diluendola con il 70% di acqua calda. Step numero 4. Posiziona il tuo manufatto in modo che sia favorita la discesa del liquido consolidante. Step numero 5. Con una siringa a canula larga, inietta il liquido all'interno delle parti erose e aspetta un tempo di assimilazione del prodotto per una decina di minuti. Step numero 6. Ripassa con un pennello dimensionato alla superficie una mano del liquido, in corrispondenza delle parti erose da consolidare. Step numero 7. Asciuga con un panno inumidito con acqua calda l'eccedente colla sul tuo manufatto. Fatto ciò, il tuo lavoro può ritenersi concluso. In definitiva, posso dirti che questa operazione richiede la massima accuratezza, in quanto è fondamentale che la colla diluita penetri il più possibile all'interno delle gallerie formatesi, consentendo, una volta essiccata, di realizzare un adeguato consolidamento. Bene ragazzi, siamo giunti all'atto conclusivo di questo video, non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare la campanella delle notifiche, di guardare a margine di questo video dove troverete tutti i link che vanno alle mie masterclass gratuite, e vanno ai miei programmi di formazione all'indirizzo www.giovanniconsolo.it, dove troverete corsi di vario livello, troverete mini corsi piccolini che parlano del trattamento antitarlo e della lucidatura a gomma H, troverete presto un nuovo corso dedicato al riconoscimento del mobile antico, insomma ce n'è per tutti i gusti, e poi troverete il classico libro sul restauro del mobile antico, il più venduto in Italia al momento, che è Restaura il tuo mobile antico in 7 passi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un abbraccio e un bacio, a presto, ciao!